Tanta praticità, un look accattivante, ma soprattutto un powertrain 100% elettrico. Questi i tre ingredienti principali della ricetta ENIAC che proveremo su strada insieme agli amici di Skoda Amicar Bari quest'oggi. In video non si capisce bene quanto sia grande la ENIAC, vista dal vivo infatti proporzioni da monovolume importante, ma non rinuncia ad una dose di aggressività saggiamente mixata con l'imponenza della vettura, a tutto beneficio dell'aerodinamica. Ci basta menzionare infatti le modanature del paraurti anteriore o le profonde nervature al centro del cofano e su tutta la fiancata, che si riuniscono quest'ultime allo sbalzo della vista posteriore. Proprio nel retro spicca il paraurti a contrasto, a ricordare come la ENIAC si proponga come una full electric nel segmento dei SUV. Le dimensioni di 4,65 m di lunghezza per 1,88 di larghezza ed 1,62 di altezza si sposano bene con linee molto marcate, i cerchi da 20 pollici in design Vega, la calandra piena e i fari in Matrix LED all'anteriore, che aggressivi condividono la tecnologia Crystal Lightning con i più eleganti gruppi ottici del posteriore. Qui è celato, apribile anche con un movimento del piede, il grande baule da 585 litri, dotato di vere e proprie chicche Simply Clever come il pannello con velcro per modulare e tenere fermo ogni tipo di carico. Il vano bagagli cresce in capacità fino a 1711 litri, abbattendo il divanetto posteriore, seguendo lo schema 60-40. Internamente la ENIAC ha molti orpelli esteticamente accattivanti, proprio come all'esterno. La plancia, ad esempio, è divisa su 5 diversi livelli di design. Si passa tra i materiali scelti dal soft touch al gloss black, addirittura per delle cornici cromate, e si conclude con la pulsantiera in basso sotto l'enorme schermo da 13 pollici touch che però, va detto, non toglie per nulla visibilità. Il volante, già apprezzato sulla camica metano di questo test drive qui in alto nelle schede, è bellissimo perché ha sole 2 razze, ha 2 bucature al centro e 2 rotori dall'ottimo feeling che permettono di controllare i media e il volume, e grazie appunto alle bucature permette di avere sempre sotto controllo il piccolo display dietro il volante anche durante le curve. I sedili invece, insieme al resto dell'abitacolo, che comunque presenta dei buoni assemblaggi, possono essere rivestiti a seconda delle versioni in materiali riciclati o vera pelle, però scelta coerente questa con la produzione di un'auto elettrica non trattata chimicamente, quindi devo dire che è molto positiva come cosa da parte di Skoda. La seduta tra l'altro è alta, può essere regolata per il guidatore elettricamente veramente in decine di posizioni e configurazioni, e ci ha permesso di avere sempre sotto controllo l'anteriore e il laterale, grazie anche alla generosa superficie della vetratura della ENIAC, ma anche ad un muso che, va detto, è lungo solo sulla carta, perché in realtà mi ha permesso di manovrare l'auto in maniera sempre facile in ogni condizione. Lo sentite questo fruscio? Beh, va detto, in viaggio si sta nella ENIAC in una dimensione da vera auto elettrica, perché l'insonorizzazione dell'abitacolo è eccellente. Sono passato attraverso dei lavori in corso qualche giorno fa in città e non sentivo veramente nulla se non abbassando il finestrino. Inoltre appunto siamo accompagnati da questo fruscio futuristico ma sobrio allo stesso tempo, che viene attivato sotto i 30 km/h e fa rilevare a noi, al nostro orecchio, al nostro udito, la velocità in fase di partenza e ovviamente ai pedoni il nostro sopraggiungere. Mentre là dietro come stai? Beh, da dove iniziare per parlare di questo divanetto posteriore, anzi di questa lounge, perché ci sono tanti elementi di cui parlare. In primis, accesso a bordo molto ma molto confortevole, la linea è abbastanza regolare e c'è tanto spazio. Spazio per la testa immenso, spazio per le gambe anche, vi basti vedere, abbiamo un tavolino che ora vi mostro, ma in generale c'è comunque un sacco di spazio, spazio per i piedi infinito, la seduta è comoda, il sedile avvolgente il giusto, diciamo così. Ho posizionato il sedile anteriore secondo la mia altezza davanti e dietro, più o meno 1,85, e come vedete ce n'è infinito. Potrei star comodo seduto anche al centro, dove la seduta è più piatta, ma non c'è il tunnel centrale perché trazione posteriore, non abbiamo un albero di trasmissione, non c'è nessun elemento, ma anzi ci sono 2 bocchette da direzionare per il clima controllabile dalla parte anteriore di questa vettura e 2 prese USB-C per caricare il proprio smartphone. Tasche dovunque, i materiali riprendono quelli dell'anteriore, soprattutto per i sedili. Dietro i pannelli porta diventano un po' più rigidi, ma diciamo che ci sono degli elementi veramente ottimi, soprattutto per affrontare un bel viaggio di famiglia, viaggio medio, pur sempre medio perché parliamo di un'auto elettrica dall'autonomia che potrebbe essere, diciamo, un po' limitante, però un viaggio medio fino al centro Italia da Bari secondo me lo si può affrontare, perché abbiamo 2 tavolini nel posteriore da regolare in inclinazione con anche
il portabicchieri, ma non solo. C'è una bella tendina, se fa troppo caldo i vostri figli non si bruceranno in estate, e abbiamo anche un poggiabraccio con 2 portabicchieri estraibili. Che altro dire? Ora mi godo il viaggio perché tra l'altro ho anche le alette del poggiatesta che mi permettono di riposarmi mentre torno verso il concessionario. Auto elettrica uguale tech. L'equazione è giusta anche per la ENIAC, che segue la filosofia semplicemente brillante di Skoda. Se infatti il grande tablet touch da 13 pollici dell'infotainment è ricco e fluidissimo, chi guida non viene distratto ma trova comunque tutto ciò che serve davvero in marcia, attraverso la piccola strumentazione, 5,3 pollici, dietro il volante. L'infotelematica comprende connessione, navigazione, Android Auto ed Apple CarPlay, oltre all'arricchimento di 3 prese USB-C totali nell'abitacolo ed una 230 volt per chi siede dietro. Che intelligenza sarebbe però senza una seria dotazione di ADAS? I canonici airbag e sistemi di ausilio alla marcia sono qui accompagnati dal cruise control adattivo, mantenimento del centro di corsia, riconoscimento della stanchezza del conducente, lettura dei cartelli stradali e avvertimento per il sopraggiungere dei veicoli per retro e lati. 3 le motorizzazioni disponibili: la 50 da 50 kWh appunto, capace di percorrere 340 km di autonomia con un motore elettrico da 150 cavalli, la 60 da 60 kWh con un motore elettrico da 180 cavalli che la spinge per circa 390 km di autonomia, e la 80. Vediamo se avete capito come funziona la nomenclatura elettrica di Skoda. E invece no, i kilowattora del pacco batterie sulla ENIAC provata da noi sono 82 nominativi e 77 effettivi, un'autonomia di 510 km davvero realistica con 204 cavalli tutti sull'asse posteriore che donano all'auto 310 Nm di coppia con una velocità di punta limitata a 160 km/h. Chiaramente l'autonomia dichiarata è raggiungibile attraverso la più parsimoniosa delle 5 modalità di guida, non la normal, non la comfort, non la sport, forse in individual, sicuramente in eco. La ricarica è possibile a corrente alternata grazie al cavo Mod 3 per raggiungere il 100% in 7 ore e mezza ad 11 kW, in 11 ore a 7,4 kW e in 22 ore a 3,7 kW. È però disponibile la ricarica fast con il cavo CCS Combo. La ultraveloce permette infatti di rabboccare dell'80% il pacco batterie in mezz'ora, con un picco di 130 kW di ricarica. 315 Nm di coppia non sono pochi, ma va detto non sono neanche troppi, sembrano un giusto equilibrio per la ENIAC 80 che stiamo guidando, un motore che le dona un'erogazione molto fluida e soprattutto senza alcun tipo di scompenso, ragazzi, e questo è il bello delle auto elettriche. Il pedale dell'acceleratore è molto sensibile, la coppia si sente decisamente, chiaramente non siamo catapultati nell'iperspazio perché l'auto pesa pur sempre 2 tonnellate, ma dà comunque la sensazione di essere incollati al sedile. Lo sterzo è molto diretto e con un raggio di manovra incredibile, mi ha fatto ricredere sulle sue dimensioni, le dimensioni di questa ENIAC, perché la prima volta che ho posato gli occhi sopra di lei in concessionaria degli amici di Skoda Amicar a Bari, insomma ho avuto un po' paura, però credetemi che la manovrabilità di quest'auto, non mi vergogno di dire, è a 5 stelle, l'ho parcheggiata e manovrata veramente in scioltezza anche nelle vie più strette di Bari. Dinamicamente si comporta molto da trazione posteriore e poco da SUV, molto positiva questa sua caratteristica perché anche nelle curve più sostenute si è sempre mossa con decisione, molta aderenza e poco rollio anche grazie al baricentro basso dato dal montaggio e il posizionamento del grande pacco batteria da 80 kWh esattamente sul pianale di questa piattaforma M&B del gruppo Volkswagen. Dal punto di vista del comfort di marcia, l'assetto, va detto, porta un buono smorzamento e anche un eccellente assorbimento delle asperità, nonostante le stesse però si facciano sentire. È un buon compromesso perché comunque non mi spezza la schiena e fidatevi della mia esperienza personale perché nella nostra città ce ne sono di buche e radici su cui collaudare come si deve le automobili. Infine il capitolo freni che adesso non sto toccando e a breve vi spiegherò perché. Abbiamo un impianto a 2 dischi autoventilanti all'anteriore, mentre al posteriore a tamburo. Potrebbe sembrare una scelta strana, ma ricordiamoci che motore elettrico sull'asse posteriore vuol dire avere molta frenata rigenerativa, quindi il freno motore proprio al posteriore, quindi freni a disco in realtà non servono nemmeno. Un sistema di recupero energia che può essere regolato attraverso i pedal, perché chiaramente il cambio è un monomarcia sulle auto elettriche, in modalità drive con il selettore, il classico selettore sul tunnel centrale, mentre raggiunge la massima potenza di frenata rigenerativa se andiamo a selezionare la modalità brake, quindi connotata dalla B sul selettore stesso. La fase iniziale del pedale del freno, qualora lo volessimo usare,
è effettivamente vuota, tutta votata appunto al recupero dell'energia. Premendo a fondo invece si raggiunge il massimo mordente di questo impianto frenante, ancora una volta dischi all'anteriore, tamburi nel posteriore. Devo dire che comunque dopo i primi chilometri ci si abitua e appunto si andrà un po' a capire come prevedere efficacemente gli spazi di arresto guidando nella modalità One Pedal Drive solamente con l'acceleratore. Giunti al termine di questa nostra esperienza insieme agli amici di Skoda Amicar a bordo della nuova ENIAC, devo dirvi che mi ha stupito e ha un po' ribaltato le mie aspettative, perché nel momento in cui l'abbiamo ritirata mi sono detto wow, rispetto alle foto stampa quest'auto è veramente gigantesca, molto più grande di quanto pensassi, e quindi temevo un po' per due punti di vista. In primis è un'auto elettrica e quindi auto grande, un bel SUV gigante, non c'è altro modo per definirlo, vuol dire poca autonomia, e invece l'autonomia della vettura è molto veritiera e anche abbastanza conveniente per medi spostamenti anche regionali. E inoltre temevo per la praticità nella guida di tutti i giorni, nella vita quotidiana cittadina, e invece grazie alle telecamere, grazie comunque ad un muso non eccessivamente lungo, ma soprattutto grazie ad un raggio di sterzata che potrebbe sembrare record, non l'abbiamo misurato ma sembra proprio così, è stata un'auto facilissima da guidare nel quotidiano, almeno per le strade baresi. Ora però voglio sapere i vostri pensieri qui sotto nei commenti, scriveteceli. Io vi ringrazio per aver visto questo video, ringrazio gli amici di Skoda Amicar per averci dato questa vettura da provare per voi. Fateci sapere se questo video vi è piaciuto, tra l'altro anche con un bel pollice in su, e inoltre restate aggiornati con i nostri prossimi video iscrivendovi al canale e cliccando sulla campanella per riceverne appunto le notifiche, e seguiteci sul nostro sito e su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente semplicemente cercando wedrive.tv.